Bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi abbiamo tra le mani un racconto che vi farà trattenere il fiato dall'inizio alla fine, perché andremo a svelare, passo dopo passo, il mistero dietro la recente fuga di Can Yaman e Dimet Özdemir. Una fuga così ben orchestrata, così ricca di dettagli nascosti e piccole tracce disseminate con cura, che ci ha costretti a una vera indagine da detective. Vi accompagneremo nel luogo esatto dove sono scappati e, soprattutto, vi racconteremo come siano riusciti a proteggere la loro oasi lontano dagli sguardi, con una discrezione che ha dell'incredibile. Se amate i loro viaggi esotici o se semplicemente non resistete al brivido di una rivelazione ben costruita, questo è il video che stavate aspettando. E ricordate, per non perdervi nessuna delle nostre scoperte, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate. È gratuito. Ci sostiene e ci permette di portarvi sempre contenuti freschi, curati e pieni di emozioni. Mettetevi comodi, prendete la vostra bevanda preferita e lasciate che vi conduciamo nel cuore del rifugio segreto di Can e Dimet, ricostruito frammento dopo frammento. All'inizio erano soltanto sussurri, un rumore di fondo, qualche voce, un paio di insinuazioni, un accenno nelle storie, uno scatto senza contesto. Nulla di clamoroso, niente tag di localizzazione. Ma proprio qui, nella zona grigia dove la fantasia si confonde con la verità, noi di Stelle Turche Rivelate amiamo scendere in profondità. E più scavavamo, più appariva chiaro che Can Yaman e Dimet Özdemir, da sempre attenti a proteggere il privato, si erano regalati una vacanza che più che un viaggio sembrava un sogno lucido. Un luogo sospeso, luminoso, quasi irreale, da far chiedere a chiunque come possa non essere già preso d'assalto dal turismo mondiale. La prima scintilla è arrivata da Dimet. Qualche settimana fa, sul suo profilo è comparso un primo piano di un fiore tropicale dai colori intensi, saturi, di quelli che catturano lo sguardo e non lo mollano. La luce era morbidissima, professionale, e l'insieme suggeriva un ambiente curato, rigoglioso, dove la natura cresce potente ma rifinita. Non era il solito scatto, era una dichiarazione. Sotto, una didascalia breve e poetica, dove la natura sussurra segreti. A una prima occhiata abbiamo pensato a un orto botanico, o a un resort di alta gamma. Ma ingrandendo e lavorando sui contrasti, dietro la corolla, quasi impercettibili, spuntavano creste montuose con un disegno particolare e un cielo di un blu intenso che sembrava dipinto. Poi è toccato a Cannes, da sempre ancora più parco nei segnali. Nessuna vista panoramica, nessuna posa. Solo la foto dei suoi piedi nudi immersi in una sabbia bianca e finissima, cosparsa però di conchiglie dalla foggia insolita, con colori madreperlacei non comuni sulle spiagge affollate. Sotto, due parole, pace e quiete. Niente tag, niente citazioni, soltanto quell'immagine essenziale e magnetica. Ed è proprio sul dettaglio delle conchiglie che abbiamo investito le nostre energie. Ci siamo messi a consultare repertori marini, forum di collezionisti, diari di viaggio e database di biologi. Sembrava di seguire le impronte in una foresta, e alla fine un indizio ci ha spinti verso una ristretta porzione del sud-est asiatico, dove quelle forme e quei colori sono ricorrenti. Ridotto il campo, abbiamo confrontato ciò che avevamo, la flora ritratta da Dimet, le sagome di montagne confinate in un angolo della foto e il mosaico di conchiglie di Cannes. I candidati naturali? Thailandia, Malesia, Indonesia, perfino alcune isole delle Filippine. Ma mancava ancora l'appiglio definitivo, il tassello in grado di trasformare una suggestione in una rotta. E il tassello è arrivato da uno di voi. Un follower attentissimo, con un occhio allenato come pochi, ci ha segnalato un riflesso quasi invisibile sotto la lente degli occhiali da sole di Cannes, apparsi in una storia condivisa da Dimet. Un lampo di architettura, tetti spioventi con tegole color terracotta e minuscoli draghi intagliati nel legno. Quell'immagine, sfuggente ma inequivocabile, è tipica di un'area precisa del Vietnam, famosa tanto per i paesaggi quanto per una tradizione estetica che i resort di fascia alta amano incorporare per eleganza e autenticità. Eccoci, quindi, Vietnam. Non la prima meta che viene in mente alle star, eppure una scelta perfetta per chi desidera un paradiso vero, con la promessa di discrezione come sigillo. Ma non un Vietnam qualunque. Tutti gli indizi convergono verso un'isola esclusiva, ancora avvolta da un'aura di segretezza, conosciuta da pochi e custodita gelosamente dagli abitué del lusso che non amano i riflettori. Parliamo di Phuc, o meglio della sua gemella più sussurrata, Phu Quoc,
un angolo di sud-est asiatico dove l'acqua è vetro e la sabbia è farina, e dove tutto è costruito per farti dimenticare che esiste un altrove. È qui, tra ville private incastonate nella giungla e piscine a sfioro che si confondono con il mare, che Can Yaman e Dimet Özdemir hanno trovato il loro rifugio. Immaginateli all'arrivo, con un transfer discreto che li conduce lungo viali ombrosi, fino a una suite nascosta tra fronde lucide e profumi di frangipani. Porte scorrevoli in legno, tende leggere mosse da una brezza calda, e di fronte solo il silenzio rotto dall'acqua. Se chiudete gli occhi potete vedere Dimet che si avvicina a un mazzo di fiori freschi e ne osserva le venature con quella curiosità attenta che molti di voi le riconoscono. Mentre Can si libera delle scarpe, sente sotto i piedi il tatto vivo della sabbia e sorride, perché quel luogo parla la lingua che lui capisce meglio, quella della calma dopo la tempesta. È la cornice ideale per sparire senza scappare, per esserci senza mostrarsi. E non è soltanto l'estetica a incantare. C'è l'anima dell'isola, che pulsa in un parco nazionale rigoglioso, dove sentieri ombrosi si arrampicano tra alberi antichi, dove cascate nascoste scivolano come nastri trasparenti e la biodiversità racconta storie più forti di qualunque sceneggiatura. Non fatichiamo a immaginare Dimet su uno di quei percorsi, cappello ampio, borraccia in mano, a fotografare un fiore che sembra un piccolo sole o una foglia grande come un ventaglio, trovando in quella natura selvaggia e curata l'ispirazione per un pensiero, una frase, forse un personaggio. Nel frattempo, Can finisce su una lingua di sabbia distante da tutto, dove il fruscio delle onde è l'unica colonna sonora, e quella foto dei piedi diventa un gesto di libertà. Una firma minimalista in calce a un giorno perfetto. La cucina, poi, fa il resto. Il Vietnam è un trionfo di freschezza, di erbe che profumano l'aria e di equilibri sorprendenti. È facile immaginare una cena che comincia con piatti serviti in porcellane sottili, tra lime, basilico, coriandolo, pesce guarnito con cura, una zuppa che scalda ma rinfresca, e termina in una terrazza dove la luna si specchia nella piscina come in uno scrigno. Le ore, su Pukuk, scorrono più lente ma più dense. Si riempiono di immersioni tra coralli chiari, di massaggi che cancellano la memoria dei telefoni, di pagine sfogliate in silenzio, di allenamenti al mattino quando il sole non punge e tutto profuma di inizio. La domanda, allora, è una sola. Come hanno fatto a tenerlo nascosto così bene? La strategia è stata impeccabile. Hanno scelto strutture che fanno della riservatezza non un servizio ma un credo. Sono partiti senza annunci, hanno evitato tag geolocalizzati, hanno ridotto all'osso i contenuti, lasciando affiorare solo indizi evocativi e quindi innocui. Nessun volto di staff, nessun panorama riconoscibile in modo diretto, nessun oggetto firma se non quelli sottili che, senza la nostra ostinazione e senza l'occhio finissimo della community, sarebbero svaniti nel flusso. Eppure proprio quei dettagli, incrociati con pazienza, hanno composto una mappa. Noi, dal canto nostro, abbiamo messo in fila ogni briciola, la forma di quelle conchiglie, l'azzurro quasi irreale del cielo, la linea dei picchi sullo sfondo, la qualità della luce, e infine quel riflesso negli occhiali, rivelatore come un biglietto dimenticato in tasca. Non c'erano dubbi, tutto puntava a Pukuk, Vietnam. Un nome che fino a ieri era un segreto sussurrato tra chi cerca l'eccellenza senza clamore, e che oggi, grazie a questa ricostruzione, avrà di certo più orecchie tese ad ascoltarlo. Perché Pukuk non è solo bello, è calibrato per avvolgerti, per farti sentire fuori dal mondo e dentro te stesso, e per offrire alle coppie celebri il lusso più raro di tutti, quello di essere invisibili. E così, mentre il web fantasticava e le ipotesi si moltiplicavano, Can e Dimet hanno vissuto giornate piene e leggere. Li immaginiamo galleggiare su acque che sembrano seta, con la barriera corallina a pochi colpi di pinna, poi tornare sulla terraferma e perdersi in un rituale di spa dove erbe e pietre calde dialogano con i muscoli e con i pensieri. Oppure vederli con un libro in mano, distesi su lettini in legno scuro, protetti dall'ombra di palme alte, mentre una barca scivola in lontananza e promesse di nuove storie si accendono tra le righe. È lì che il tempo smette di correre e ricomincia a camminare, ed è lì che anche le anime in perenne movimento trovano spazio per respirare. Questa fuga non è solo un viaggio di piacere, è una dichiarazione di intenti. In un mondo dove tutto si condivide subito, loro hanno scelto la via opposta, ricordandoci che la magia nasce anche dai silenzi,
dai segreti ben custoditi, dalla scelta di lasciare che un'esperienza resti un po' misteriosa. E il loro paradiso non è solo un luogo, ma una combinazione: natura spettacolare, strutture di alto profilo, servizio personalizzato e soprattutto una discrezione che non conosce compromessi. È questa alchimia che rende Pukuk diverso, ancora non travolto dalle masse, abbastanza intimo da permettere un contatto vero con il paesaggio e con se stessi. Per noi è stato un viaggio nella pazienza e nell'osservazione. Abbiamo smontato e rimontato ogni tassello, incrociato dati e testimonianze, finché il quadro è apparso nitido. Il verdetto è chiaro: Can Yaman e Dimet Ozdemir hanno scelto Pukuk, in Vietnam, per una vacanza fuori dal tempo, con poche tracce digitali e molte emozioni reali. Hanno camminato lungo sentieri che tagliano la giungla come vene verdi, hanno trovato spiagge senza orme, hanno assaggiato piatti che sanno di mare e di campi, hanno lasciato che il sole e la pioggia leggera definissero il ritmo delle giornate. Hanno dimostrato che si può essere presenti per chi ti ama senza concedere tutto, e che la serenità, quando arriva, è un bene da proteggere con cura. Ricapitoliamo. Una foto di un fiore tropicale con una didascalia poetica, una sabbia iridescente punteggiata di conchiglie inusuali, il riflesso di tetti in terracotta con piccoli draghi di legno, e la nostra community che ha reso l'impossibile un esercizio di attenzione. Tutto conduce a Pukuk. E più lo diciamo, più quell'isola sembra chiamare chi ascolta con il cuore. Perché sì, esistono ancora luoghi che non sono cartoline preconfezionate, ma realtà vive, complesse, leggere e profonde al tempo stesso. È lì che due persone tra le più osservate hanno trovato un riparo che non ha urlato la sua bellezza, l'ha sussurrata. E adesso tocca a voi, famiglia di stelle turche rivelate. Conoscevate già Pukuk? Vi piacerebbe andarci? Perdervi tra i suoi sentieri e le sue baie? Sentire il sale sulla pelle mentre il mondo rimane lontano? Quali altri segreti vorreste che indagassimo insieme? Scrivetecelo nei commenti. Ci piace leggere le vostre idee, discuterne, farne mappa e bussola per le prossime avventure. Se questa storia vi ha emozionato, condividetela con chi saprà apprezzarla, e lasciate un like, ogni gesto ci aiuta a portarvi sempre più in profondità. E, soprattutto, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Su Stelle Turche Rivelate vi aspettano altri viaggi tra indizi, rivelazioni e, sì, paradisi nascosti. Alla prossima, e che la vostra prossima vacanza abbia lo stesso tocco di segreto e meraviglia che hanno saputo trovare Can Yaman e Dimet Ozdemir.